Ciao ragazzi, benvenuti, io sono la Fra. Oggi vi parlerò delle teorie su Metal Gear Solid più diffuse ma sbagliate, quindi quegli aspetti della trama che vengono spesso fraintesi dai fan e soprattutto da chi si è avvicinato da poco alla saga e che spesso creano molte discussioni all'interno delle community. Ne ho selezionate 5 e sono quelle che mi è capitato più spesso di leggere sui social, sia italiani che internazionali. Vi avviso subito però che questo video ovviamente conterrà degli spoiler su vari capitoli della saga, compreso The Phantom Pain. Ecco a voi 5 credenze da sfatare sulla trama di Metal Gear Solid. Solid Snake è invecchiato precocemente a causa del Fox Die. Vedere il nostro amato Solid anziano in Metal Gear Solid 4 è stata un'esperienza traumatica per tutti noi. Eppure ancora si tende a fare molta confusione sulle cause del suo prematuro invecchiamento. Molti fan infatti sono convinti che sia dovuto al Fox Die, che durante gli eventi di Metal Gear Solid 1 gli era stato introdotto nel corpo a sua insaputa. Questo non è però corretto. Nonostante lo stesso Solid sarà convinto a lungo che la causa del suo avvizzire sia stato proprio il virus, durante gli eventi di Metal Gear Solid 4 si scoprirà che tutti i cloni di Big Boss, quindi Solid, Liquid e anche Solidus, erano stati creati appositamente per invecchiare precocemente, così da non permettere al loro prezioso DNA di cadere nelle mani sbagliate. L'invecchiamento era quindi una componente inserita volontariamente nel loro codice genetico, così come la sterilità. Snake mente quando rivela il suo nome ad Ocelot. Mi sto riferendo alla scena di Snake Eater in cui Ocelot e Snake si scontrano in un ultimo duello prima di salutarsi e si rivelano i loro nomi, quella che tra l'altro è la mia cutscene preferita dell'intera saga. Moltissimi fan sono convinti che Snake abbia mentito ad Ocelot inventando un nome fittizio. Questo però non è assolutamente corretto. Il vero nome di Big Boss è infatti John, mentre Jack è solamente un diminutivo con cui Zero e The Boss usavano rivolgersi a lui. È interessante notare che in Inghilterra, infatti, Jack è un nomignolo che viene utilizzato per i bambini di nome John. C'è da aggiungere poi che se Big Boss avesse davvero mentito, sarebbe stato strano sentire il povero Ocelot 20 anni dopo rivolgersi a lui ancora chiamandolo con il nome John. Ocelot era posseduto da Liquid Snake. Revolver Ocelot è destinato ad essere un personaggio frainteso. Tra tutte, la convinzione errata più diffusa che lo riguarda è quella che Liquid lo avesse posseduto attraverso il braccio. Ovviamente è normalissimo crederlo fino alla conclusione di Metal Gear Solid 4, quando durante la boss fight contro Liquid Ocelot, quest'ultimo ci mostra in maniera piuttosto palese che in realtà il braccio non è altro che una protesi artificiale. Sarà poi Big Boss nel finale della saga a spiegarci che Ocelot si era impiantato la personalità di Liquid Snake tramite la psicoterapia, volontariamente, utilizzando una sorta di bipensiero, lo stesso metodo che aveva utilizzato durante gli eventi di The Phantom Pain. Nonostante questa verità sia più volte ribadita nel gioco, è molto difficile staccarsi dalla convinzione che lo spirito di Liquid stesse effettivamente continuando a vivere, soprattutto dopo la scioccante scena di Metal Gear Solid 2 in cui Ocelot, con tanto di cambio di doppiatore, si rivolge a Snake con l'inconfondibile Brothers! D'altronde si sa che a Kojima piace prendere in giro i suoi fan. Liquid Snake aveva i geni dominanti e Solid Snake quelli recessivi. Ed eccoci arrivati ad un punto dolente per molti. Uno degli argomenti più discussi e fraintesi di tutto Metal Gear riguarda proprio la genetica. Come sappiamo, i due cloni dei Big Boss, Solid e Liquid, vennero creati con una piccola differenza. Uno doveva avere i geni dominanti di Big Boss, l'altro quelli recessivi. Questa differenza genetica è quella che giustificherà il fatto che Solid Snake sia sopravvissuto al Fox Die alla fine degli eventi di Metal Gear Solid 1. Molto spesso viene fatta confusione sul concetto di dominanza dei geni. Detto molto semplicemente, i geni dominanti non sono altro che quelli che un individuo possiede e manifesta, come per esempio il capello castano. I geni recessivi sono invece quelli che un individuo possiede perché ereditati, ma non manifesta, come per esempio il capello biondo. Quello dei capelli non è un esempio casuale, e calza proprio a pennello. Solid Snake infatti innegabilmente assomiglia più a Big Boss di quanto non lo faccia Liquid. Questo perché Solid è il clone che possiede i geni dominanti, mentre Liquid quelli recessivi. Da dove deriva la confusione? Sappiamo che uno dei due cloni era considerato superiore rispetto all'altro, cioè era un soldato migliore e più prestante. Si tratta di Liquid Snake, che nonostante sia sempre stato convinto del contrario, era il prodotto migliore del progetto. Peace Walker è uno spin-off che si può evitare di giocare.
La fondamentale importanza dei 4 capitoli è qualcosa su cui saremo tutti d'accordo. Metal Gear Solid Peace Walker è invece un'eccezione. Il gioco uscì per PlayStation Portable nel 2010, dopo la fine cronologica della saga. Proprio per questo, molti non lo giocarono, considerandolo superfluo o comunque meno nello stile al quale Kojima ci aveva abituati. Le cutscene, infatti, sono sostituite da strisce di fumetto animate. Nonostante la piattaforma e le differenze di stile, Peace Walker è un capitolo fondamentale che, oltre ad avere una vincente trama molto politica in perfetto stile Metal Gear Solid, va assolutamente giocato per comprendere al meglio il personaggio di Big Boss. Quest'ultimo infatti subisce la sua profonda evoluzione che lo porterà a diventare il villain di Metal Gear 1 proprio in questo capitolo. Le tematiche e le simbologie di Peace Walker, inoltre, che tra l'altro sono bellissime, richiamano fortemente la saga e il capitolo approfondisce in maniera del tutto coerente un personaggio importante come The Boss. Insomma, è assolutamente non trascurabile per gli amanti della saga. E queste erano le credenze sulla trama di Metal Gear sbagliate in cui più spesso mi sono imbattuta. Se questo video è servito per aiutarvi a comprendere meglio degli aspetti della trama oppure non siete d'accordo con qualcosa che ho detto, scrivetemelo pure nei commenti. Inoltre fatemi sapere se vi è mai capitato di leggere delle teorie su Metal Gear sbagliate e magari anche un po' assurde. Alla prossima e ciao!